Ciao a tutti, sono Giorgia, oggi andiamo a allenare insieme le gambe, cioè io mi alleno, infatti ho anche preparato l'intra, come potete vedere con all'interno cicloistrine e aminoacidi essenziali che mi sosterranno durante tutto l'allenamento, che sarà un allenamento completo, vado ad allenare le gambe in generale. Le mie sessioni di gambe non sono tutte in questo modo, alterno una sessione pesante come per esempio questa a una sessione media ad una più leggera in cui vado a ricercare un isolamento dei glutei. Prima però ci dedichiamo un po' alla mobility, pensiamo anche al pavimento pelvico che viene spesso trascurato, invece è fondamentale perché se si trascura il diaframma, l'addome e il pavimento pelvico che comunque lavorano in sinergia, rischiamo di non gestire bene le pressioni intraaddominali o comunque di non gestire bene gli sforzi e questo può causare a lungo andare un prolasso addirittura dei nostri organi pelvici, quindi è molto bene non trascurare la salute dei nostri muscoli pelvici. Insieme a questo facciamo quindi un warm up generale in cui non trascuriamo neanche le nostre anche, in particolare io mi concentrerò su piriforme e iliopsoas che sono un po' i miei punti deboli. Andiamo a vedere. Primo esercizio, una adductor machine. Utilizziamo l'adductor machine per scaldare bene gli adduttori e prepararli agli esercizi che andiamo a fare, perché gli adduttori partecipano molto in tutti gli esercizi di accosciata, i movimenti di accosciata. Quindi usiamo una adductor machine per andare a ricercare sia un warm up che anche un maggiore allungamento, e lo andremo a fare man mano che andremo avanti con i set e quindi acquisendo un pochino più di ROM a ogni set. Adesso andiamo a lavorare con una leg curl sdraiata. Su questo esercizio nel corso delle settimane cerco un progressive overload. Quello che vado a fare sono 2 serie allenanti tra le 12 e le 10 ripetizioni, andando a rallentare un pochino la negativa. Parliamo di 3-4 secondi. Sorseggio l'intra pian piano, non abbiate paura dei carboidrati intra workout. Una cosa che mi ritrovo spesso a vedere, soprattutto tra le ragazze, è quella di aver timore dei carboidrati all'interno della sessione di allenamento, soprattutto se vanno bevuti, ed è una cavolata. Non abbiate paura di sorseggiare i carboidrati, quello che andranno a fare non sarà darvi una botta tutta insieme, ma semplicemente un piccolo input ogni volta che sorseggiate, che è veramente minimo e che vi sosterrà durante tutto l'allenamento. Questo è.
Questo macchinario della Prime mi consente di spostare la tensione in diversi tratti di ROM. Quello che vado a fare è selezionare il livello 4 che mi consente di sentire tensione in massimo accorciamento. Quindi sento bene lo squeeze, attivo bene i quad ma non li cuocio. Comincio piano con un warm up, quindi progressivamente aumento un pochino il carico e faccio un'unica serie allenante. Basta. Siamo pronte per una leg press. Qui vado a fare un top set e poi un back off in cui punto a superare le 20 ripetizioni. Ora, nelle serie lunghe cerchiamo comunque un buon carico. Dobbiamo allenarci a lavorare su un buon carico su alte ripetizioni. E una cosa importante, per la pressa, stance sumo, stance alto, spinta dai talloni. Allora, sono tutte cose che non si possono vedere. Di base cosa fanno? Accorciano il ROM e vanno a gravare molto sia a livello spinale che di lower back. Se volete fare un esercizio per i glutei, andate a fare un esercizio per i glutei. Qua sta facendo la pressa. Prima del top set procedo una serie alla volta, aumentando gradualmente il carico. Prendetevi il giusto tempo. Una cosa importante, specialmente per noi
Femmine, allora, se durante esercizi importanti, con un carico importante, avete perdite di urina o durante un allenamento dovete correre in bagno in continuazione o al minimo sforzo avete delle perdite, non è mai un buon segno. Se volete essere longeve in sport come questo, in cui ricerchiamo un aumento del carico, in cui ricerchiamo il massimo dell'intensità possibile in ogni allenamento, dovete curare il vostro pavimento pelvico e cominciare a ragionare in maniera sinergica. Se l'addome, il diaframma, i muscoli pelvici non lavorano in sinergia, potete andare incontro a problemi di questo tipo. Se non sapete respirare, è molto probabile che ci sarà un'usura. Mi spiace utilizzare questo termine, ma è così. Oppure se il vostro pavimento pelvico è troppo tonico o al contrario c'è un ipotono, allora è molto facile andare incontro a disfunzioni e poi inizia, dai! Ce l'hai, dai giù, dai! Vai, ce l'hai! Allora, con 5 pizze per parte ne ho fatti 12 e con 3 pizze per parte ne ho fatte 40. Nella logica del progressive overload, prossima volta punto a caricare di più, punto a chiudere il primo back off, punto a chiudere il primo top set sulle 8, massimo 6. Quando si dice 20 in più, appunto, concentratevi poi sul fare la serie e vedete cosa riuscite a tirar fuori. Ho dato tutto, sono uscite 40, molto bene, prossima volta vedo di far meglio e di scegliere un carico diverso. Ora passiamo a un Bulgarian fatto con il manubrio, uno solo, lo terrò con la mano opposta rispetto alla gamba che lavora. In questo modo andrò a chiamare di più gli stabilizzatori e coinvolgerò maggiormente il gluteo. Piccola nota a margine, se nel fare i bulgari sentite troppo lavorare i quad, cambiate lo stance, siete troppo vicini alla panca, quindi fate un pochino più di passi avanti e vedrete che andrà meglio. Anche qui con calma troviamo il carico giusto e vado a fare 2 serie tra le 12 e le 10.
Easy. Passiamo ora a un RDL con i manubri. Due consigli. Allora, uno, buttatevi indietro con il sedere. In questo modo coinvolgerete molto di più i glutei. E poi, per aiutarvi un attimo, non prendete i manubri direttamente da terra, appoggiateli al rack su altri manubri, così sarà un pochino più facile staccare. Ora respiro con calma e procediamo. Grazie a tutti per aver visto il video fino a qua e per questo allenamento è tutto. Se volete altri video, non solo di gambe, scriveteci nei commenti. Alla prossima!